Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, ho pensato di fare una lezione intermedia di approfondimento sulle regole di confronto e il formato che viene applicato al nostro database in SQL Server, che penso sia una cosa importante, perché ad esempio se dobbiamo installare il SQL Server su un'altra regione oppure dobbiamo usare dei set specifici di caratteri, è importante sapere almeno dove andare a guardare per capire quale formato, quale regola di confronto andare ad applicare. Allora, attraverso questo sito qua, vedete, lui ci dice, è un link che trovate in descrizione a questo video qua sotto. Le regole di confronto di SQL Server forniscono regole di ordinamento e proprietà di distinzione tra maiuscole e minuscole e tra caratteri accentati e non accentati e così via, e dopo specifica le regole di confronto quali char, varchar, sono cose che poi vedremo nella formattazione dei campi nelle prossime lezioni. Diciamo che se noi andiamo nelle proprietà del nostro database, quindi facciamo clic destro sul nostro database, andiamo su proprietà, poi qui andiamo su opzioni, vediamo che noi quando abbiamo creato il database la scorsa volta abbiamo lasciato predefinito, così ce la inseriva automaticamente andando a prenderla dal sistema. Questa è la codifica dei caratteri appunto che noi abbiamo installato, quindi qui possiamo utilizzare un determinato set di caratteri. Se noi andiamo a fare clic ce ne sono tante altre e a volte magari vedete Latin, Lao, Korean, quindi sono tutte codifiche di caratteri che sono fatte per le varie region. Ovviamente se noi andiamo in Cina, dove i caratteri sono completamente diversi dai nostri, non si va a utilizzare Latin 1 General, si va a utilizzare la codifica cinese in modo da far comparire i caratteri cinesi, quindi a questo serve questa cosa qua. Se noi andiamo qua e andiamo un po' più giù, livelli delle regole di confronto, ok, vi ricordo che il link è in descrizione. Arriviamo qua, noi vediamo per ogni paese qual è la codifica corretta da andare ad utilizzare, quindi se noi scrolliamo, troveremo Italia a un certo punto, non è proprio in ordinamento alfabetico la nazione, ma comunque la troviamo, vedete, italiano, Italia, Latin 1, Genera CAS, quindi ha impostato effettivamente quella che a noi serve. Ovviamente qui fa vedere tante cose, magari dateli una letta veloce, ve lo scorrete un po', così capite un po' di più quello che ci sta dietro alla codifica. Una cosa importante, ad esempio, noi a lavoro non utilizziamo questa, ma utilizziamo quella un po' più su, che è questa qua. È un po' più completa. Poi vedete che c'è anche l'UTF-8. L'UTF-8 è una codifica a carattere più estesa, quindi per la nostra lingua vengono tirati dentro più caratteri, possiamo utilizzare più caratteri, però diciamo che per quello che tendenzialmente si va a fare Latin 1 Genera C AI basta finché volete. Attenzione che la UTF-8 è specificato anche nell'articolo, funziona solo con determinati formati dei campi, che non sono esattamente quelli che io andrò a consigliarvi nelle prossime lezioni, perché quelli che vi consiglierò saranno più performanti come memoria, come spazio e tutto quanto. Quindi l'UTF-8 è un po' relativo, ad esempio sul web si utilizza tanto l'UTF-8 perché si possono inserire i caratteri più disparati, però sulla gestione di un dato nel database tendenzialmente i caratteri sono un po' più ristretti. Ad ogni modo, se volete approfondire appunto le regole di confronto, sapete che in questo articolo qui c'è scritto veramente di tutto. Un'altra cosa importante sulle regole di confronto e i formati è che, ad esempio, io qui adesso ho già caricato delle tabelle, quindi non fateci caso, è solo per farvi vedere che cos'è questa cosa dei formati. Allora io faccio un tasto destro sulla product e mi prendo i dati che ci sono dentro la tabella, poi le vedremo nella prossima lezione, e lo faccio anche sulla orders. Ok, come potete vedere qui la data è scritta così, c'è anno, trattino mese, trattino giorno. Piuttosto che se vado sull'ordinato e guardo i campi di quantità ho il 13,5, quindi ho la virgola sui decimali. Ok, questa cosa qua che voi vedete all'interno del SQL Server è gestita dal formato che è impostato nel vostro computer, non è una cosa di SQL Server, non va dietro la codifica che vedevamo prima. Quindi si va sul pannello di controllo, si va su area geografica, e qui vediamo il formato che è applicato al nostro computer, quindi lui segue questa impostazione qua. Se io qua ci metto inglese, ok, vediamo se la trovo, inglese, eccola qua, e mettiamo magari Stati Uniti, così Stati Uniti, eccoli qua, Stati Uniti d'America, che vedete adesso io faccio applica, se faccio su impostazioni aggiuntive vedete che loro qui usano il punto, ovviamente io posso andare a forzare anche altre cose.
Quindi ad esempio sui decimali c'è il punto, la data la scrivono in un modo diverso, invertono il mese col giorno rispetto a noi. Se noi adesso andiamo nel SQL Server, ok, per adesso vediamo tutto uguale, però se io adesso esco, rientro nel mio SQL Server, all'apertura del mio Management Studio sentirà, ok, le modifiche. E quindi cosa succede? Faccio connetti, vado sempre a farmi la mia selezione ad esempio nel product, ok, e lo facciamo anche nell'order. Ho sbagliato bottone, destro, seleziona le prime 1000 righe, ok. Se vediamo nel product, adesso io non vedo più la virgola come decimale, ma vedo il punto, quindi attenzione, perché se noi mettiamo il punto come decimale, quando andiamo a fare degli insert di dati, magari da un sistema esterno che magari più avanti utilizzeremo l'Access per fare qualche inserimento, e io copierò dentro un 13,5, non funzionerà perché io devo passare il punto a SQL Server in questo caso, perché il formato è con il punto sul decimale. Stessa cosa con le date. Adesso in questo caso me l'ha tenuta uguale, probabilmente questi due campi qua non sono formattati in data, ma probabilmente sono in testo. Comunque anche qui andrebbe a girarmi le date, quindi se io metto anno, mese, giorno, o comunque se trasferisco una data in formato data, comunque lui riuscirà a sentirla correttamente. Ma se andiamo a scrivere proprio partendo da un testo, io devo dargliela nell'ordine corretto, altrimenti lui la interpreterà nel modo sbagliato. Quindi cosa ci portiamo a casa da questa lezione? Che praticamente abbiamo la codifica dei caratteri, che ci permette di capire qual è il set di caratteri che noi possiamo utilizzare all'interno del database, e il formato che ci permette di configurare il tipo di formato che vogliamo vedere nei dati, quindi le date, i punti e le ore e quello che c'è scritto qua, ok? Quindi voi assicuratevi per il vostro SQL Server, se è tutto in italiano, che il formato sia in italiano, e su opzioni di amministrazione magari controllate anche che la lingua sia in italiano, ok? Italia. Così siete sicuri che avete tutto allineato con il nostro formato standard di uso dei dati. Bene, direi che con questa lezione è tutto. Come sempre, se vi è piaciuta lasciate un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi cliccando il bottone rosso che sta qua sotto, e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!